Bene ragazzi, bentornati. Questa dovrebbe essere l'ultima, forse l'ultima lezione sulla rivoluzione industriale, ma chissà, non mettiamo limiti agli eventi. Classi sociali, società, si dice che la rivoluzione industriale fa sì, questo avviene soprattutto nella prima parte dell'Ottocento, che si passi da una società di ceti oppure di stati oppure di ordini, quella dell'antico regime, ad una società di classi sociali. Forse per voi, per qualcuno di voi è scontato, però insomma bisogna dirlo. La società dei ceti, ricordate i tre stati o i tre ordini, i tre stati, quelli due privilegiati, il clero, l'aristocrazia, e poi il terzo stato, tutto il resto, la borghesia, i contadini, eccetera, che non hanno privilegi, tipico dell'antico regime, dell'impalcatura aristocratica. Allora, in una società di ceti, le differenze, vi ricordate, sono differenze giuridiche, ok? È come se ci fossero tre tipologie di leggi diverse in ogni paese così organizzato. Per esempio la Francia, no, dell'assolutismo è il modello. I ceti non riguardano le differenze di ricchezza o di tenore di vita o anche di proprietà. La differenziazione tra i ceti è una differenziazione appunto giuridica. I nobili, gli aristocratici possono andare a caccia, quelli del terzo stato no. I nobili o gli aristocratici non possono essere arrestati, quelli del terzo stato sì. I nobili, gli aristocratici non pagano le tasse, quelli del terzo stato sì. Ve lo ricordate? I nobili, gli aristocratici o l'altro ceto privilegiato, gli ecclesiastici prendono le decime, le rendite dai contadini, il terzo stato assolutamente no, e così via. Ci sono differenze giuridiche che creano dei privilegi di stampo feudale, ma comunque diciamo dei privilegi giuridici a favore dei due stati privilegiati. Se tu sei un borghese non puoi accedere alle cariche più alte dell'esercito e dell'amministrazione pubblica, solo i nobili lo possono. Quindi i ceti, e questo non dipende dalle differenze di ricchezza. Ci può essere un prete, ce n'erano moltissimi, sacerdoti molto molto poveri oppure nobili molto molto poveri in disgrazia, mentre invece borghesi del terzo stato o avvocati o medici o artigiani estremamente ricchi. Ciò non toglie che c'è una differenza giuridica e di status, per cui anche un esponente di un ceto privilegiato molto povero ha dei privilegi rispetto a chi appartiene al terzo stato, anche se costui dovesse essere più ricco del precedente, di lui, d'accordo? Quindi questa differenza di status, differenza di ceto, viene anche fatta pesare ideologicamente, perché chi appartiene agli stati privilegiati pretende di avere un rango superiore, un'educazione superiore, un modo di vivere superiore rispetto a quello del ceto non privilegiato. L'appartenenza ai ceti, attenzione, di solito è immodificabile, cioè tu appartieni a un ceto, ehm, ma questo dipende dalla famiglia in cui nasci, appartieni a uno o l'altro dei ceti o stati o ordini per nascita, per eredità. Certo, vi ricordate, succede che un borghese arricchito si compri un titolo nobiliare, diventa nobile, d'accordo, questo certamente può succedere, ma quando questo accade, appunto, si crea una situazione stabile, d'accordo, che decide anche l'appartenenza di ceto per tuo figlio. Mentre invece, ovviamente, la differenza di classi, la classe sociale invece delinea differenti posizioni economiche, che vuol dire che uno fa parte di una classe sociale o di un altro, o di un'altra, che uno è più ricco di un altro, in parte non è solo questo. La differenza di classi
è una differenza di posizione all'interno del processo produttivo. La differenza di classe non è necessariamente ereditaria, d'accordo? Non deriva necessariamente dalla famiglia, si può modificare, c'è il cosiddetto ascensore sociale, c'è una mobilità tra le classi. Il figlio di un proletario può diventare borghese, un borghese si impoverisce, diventa proletario e così via. Quindi almeno questo sarà classista la società ottocentesca, però eh, si può passare da una classe a un'altra, cioè questa divisione si può modificare, non necessariamente viene ereditata dalla famiglia. Le due grandi classi sociali, come delineato da Marx o da altri nell'Ottocento, sono quelle dei borghesi capitalisti, detti anche classe media, soprattutto in inglese middle class, sono quelli che possiedono qualcosa, una proprietà, un mezzo di produzione. Attenzione, non necessariamente una fabbrica, un'industria, un terreno, può essere anche una casa, può essere anche, sì, può essere anche per esempio un'abitazione. Comunque possiedono dei mezzi di produzione e quindi possono non lavorare, possono far lavorare quello che possiedono da qualcun altro. Per esempio, possono affittare la loro casa, d'accordo? Oppure, se hanno molti soldi, possono giocare in borsa, possono guadagnare ancora più soldi o comunque vivere di rendita. Non hanno bisogno di lavorare per vivere perché possiedono dei mezzi di produzione, delle proprietà che possono essere sfruttate per assumere dei salariati e farli lavorare al loro posto nelle o sulle loro proprietà. Invece i proletari, ma l'abbiamo già detto in una lezione precedente, sono quelli che non hanno nessun tipo di proprietà, di mezzo di produzione e quindi per vivere devono per forza vendere il proprio lavoro, la propria forza lavoro come una merce in cambio di un salario, d'accordo? Quindi non è ci può essere anche, che ne so, un lavoratore, un proletario, un salariato di fabbrica, un operaio di fabbrica che ha uno stipendio molto buono, d'accordo? Ci può essere anche un piccolo borghese invece pieno di debiti, però il borghese possiede delle proprietà e quindi si trova in una situazione diversa all'interno di quelli che Marx chiama l'insieme dei rapporti di produzione. In ogni caso, borghesi e proletari sono diversificati per la loro situazione relativamente al lavoro e alla proprietà. Di solito questo comporta anche una distinzione di ricchezze, di tenore di vita, ma attenzione, non necessariamente è così, o comunque questa non è la cosa primaria. Allora, secondo lo schema marxiano, diciamo che lo schema di Marx forse è troppo semplificato. Per Marx tutte le classi sociali e il conflitto inevitabile tra loro si riducono a due nell'Ottocento: ci sono i borghesi e ci sono i proletari, i salariati, gli operai di fabbrica. Di fatto non è proprio così, cioè di fatto ovviamente voi ricordate gli aristocratici, l'aristocrazia ha ancora un forte potere politico, economico e giuridico nell'Ottocento, ma esistono anche i contadini che Marx si rifiuta di considerare come classe, perché che succede? Marx, ma anche molti, insieme a lui, non solo socialisti, anche personalità liberali, prima di tutto pensano ai paesi più avanzati come l'Inghilterra. In Inghilterra è vero che la maggior parte dell'aristocrazia stava diventando borghesia, lavorava, produceva, investiva, d'accordo. I contadini nell'Ottocento diventano pochissimi in Inghilterra, si trasformano quasi tutti in operai di fabbrica, come abbiamo visto. Quindi è vero che nell'Ottocento, nell'industrializzazione del modello inglese, classi come l'aristocrazia e i contadini erano classi residuali che avevano sempre meno potere, d'accordo? Ma questo vale soltanto in Inghilterra, cioè in tantissimi paesi europei non è così. Oltre a borghesi e proletari ci sono i contadini, ci sono gli aristocratici, ci sono altre classi sociali. Il passaggio da una società di
ceti, è una società di classi, non avviene nello stesso modo dappertutto, d'accordo? In molti paesi dell'Europa, meno evoluti e industrializzati dell'Inghilterra, questo processo avviene molto più lentamente, se non addirittura non avviene affatto, d'accordo? Quindi c'è uno schema troppo semplice, no? Per cui la borghesia all'inizio, ricordate, è forza rivoluzionaria perché non ha potere, il suo antagonista di classe è l'aristocrazia. Dopo, molti dicono insomma a partire dal 1848, dopo aver sconfitto l'aristocrazia, la borghesia trova all'interno del suo seno un altro nemico di classe, quindi la lotta di classe non è più borghesia contro aristocrazia, ma proletariato contro borghesia. Abbiamo già messo in discussione questa visione troppo semplificata nelle lezioni dedicate all'Ottocento, lezioni successive ovviamente rispetto all'epoca di cui stiamo parlando, magari le lezioni sull'economia, la società, la seconda rivoluzione industriale del secondo Ottocento, ma vale anche per il primo Ottocento, insomma, a differenza di quello che molti pensano, l'ho detto già in altre lezioni, non è vero che la borghesia riesce a scalzare definitivamente l'aristocrazia dal potere e ad eliminarla. La borghesia conquista il potere economico dopo il 48, ma non liquida l'aristocrazia. In moltissimi paesi l'aristocrazia continua a gestire il potere politico, per esempio è assolutamente a capo degli eserciti, d'accordo? Quindi non è vero che la borghesia si è liberata dall'aristocrazia. Succede che nel 1848 l'aristocrazia continua a esistere, controlla l'esercito, controlla la politica in moltissimi paesi, mentre la borghesia si dedica a guadagnare, cioè gestisce il potere economico. Di fatto l'emergere del proletariato a metà dell'Ottocento, le agitazioni, le rivolte socialisti, operai, eccetera, fanno sì che la borghesia assuma un ruolo più conservatrice, d'accordo? Prima il liberalismo era una forza rivoluzionaria contro l'aristocrazia, poi il liberalismo diventa sempre più conservatore. Di fatto succede che la borghesia non annulla l'aristocrazia, lo vedremo in lezioni successive, si allea con essa per evitare l'ascesa o la presa di potere del proletariato. Quindi l'aristocrazia non è assolutamente vero che scompaia. Non sono nei paesi più arretrati, feudali, assolutistici del centro e dell'est Europa, ma anche all'interno delle democrazie occidentali. Vedremo il caso Dreyfus. L'esercito è completamente comandato dall'aristocrazia, ma vedremo persino la prima guerra mondiale. È una guerra ottocentesca, voluta e comunque scatenata da una casta di aristocratici che sono a capo dell'esercito, che sono negli stati maggiori di tutti i paesi europei, imparentati tutti tra di loro, d'accordo? La prima guerra mondiale sfuggì di mano a queste persone, ma voleva essere un'altra guerra ottocentesca, dichiarata e portata avanti da capi militari, da capi dell'esercito che erano tutti aristocratici. La borghesia, quando è, diciamo, la borghesia migliore, è una borghesia che rischia negli affari, cioè che vuole competere, la competizione, la meritocrazia all'interno di un libero mercato deciso dalle forze impersonali e difficili da controllare o da prevedere della domanda e dell'offerta. Quindi spesso l'imprenditore, espressione massima, diciamo, della borghesia, vuole il libero mercato, vuole la libera concorrenza, dove poter investire un capitale, attenzione, un capitale di rischio che potrebbe perdere e quindi rischia in un regime di libera concorrenza. Quindi possono andare in rovina ed essere licenziati gli operai che lui paga, ma se l'azienda fallisce viene rovinato anche lui e perde tutti i soldi che ha investito, d'accordo, nell'attività economica.
nel suo aspetto migliore, l'imprenditore, espressione del capitalismo borghese, porta avanti uno spirito di iniziativa, una tendenza all'innovazione, a cercare sempre nuove nicchie di mercato, miglioramenti tecnologici, a andare sempre incontro ai desideri dei consumatori, quindi ad avere successo in base alla concorrenza, alla capacità di soddisfare la domanda. Quindi molto spesso l'imprenditore vuole il liberismo economico. Si forma questo è molto famoso, un'associazione che si chiama Anti-Corn Law. Anti-Corn Law significa contro la legge sui cereali, Corn Law, perché il governo inglese aveva imposto un dazio sui cereali in entrata, d'accordo? Acquistati dagli altri paesi che entrano in Inghilterra. Invece i produttori di cereali inglesi vogliono competere in un regime di libera concorrenza, vogliono che sia eliminata la legge sul dazio dei cereali, e infatti ci riescono. L'Anti-Corn Law, questa associazione, viene fondata a Manchester nel 1838, nel 1846, grazie al governo conservatore di Peel, riesce a ottenere l'abolizione del dazio sui cereali, d'accordo? Questa ovviamente è la visione ottimistica, diciamo così, idilliaca, teorica dell'imprenditore. Molto spesso non è così. Molto spesso l'imprenditore ha paura della libera concorrenza, vuole essere garantito, soprattutto in periodi di crisi, invoca il protezionismo dello Stato e vuole guadagnare senza rischiare troppo, prendendo soldi dallo Stato, essendo aiutato dallo Stato a ripararsi dall'ingresso di merci straniere, oppure costituisce un monopolio, un trust che elimina la libera concorrenza, soprattutto nell'età di crisi, no? Vedremo nell'Ottocento ci sarà poi il libero commercio mondiale che inizierà proprio negli anni dopo l'abolizione, negli anni proprio intorno all'episodio che ho detto, l'abolizione del Corn Law. Il libero commercio mondiale sarà sostituito dal protezionismo, ma in molti paesi europei, abbiamo già detto la lezione scorsa, in realtà l'imprenditore sarà foraggiato, aiutato e garantito dallo Stato, ci sarà un capitalismo senza libera concorrenza e senza un vero libero mercato. Quindi attenzione, non tutti gli imprenditori vogliono il liberismo, la meritocrazia, il libero mercato. Le classi lavoratrici, d'accordo, i proletari fanno una vita molto molto dura, l'abbiamo visto anche in una lezione precedente. Per esempio la mortalità, è impressionante, triste questo dato. Ci sono statistiche che dicono che le classi lavoratrici muoiono molto prima in media rispetto agli esponenti delle classi privilegiate, hanno meno speranza di vita. Ben presto i proletari si organizzano e daranno luogo a un vero e proprio conflitto sociale, conflitto di classe contro la borghesia ma anche contro l'aristocrazia, con organizzazioni operaie, partiti socialisti, sindacati, vi saranno scioperi, vi saranno rivolte e così via. Le vedremo poi nelle lezioni di storia dell'Ottocento. La crescita demografica, abbiamo già visto che nel Settecento c'è un'enorme crescita demografica, questa si consolida nell'Ottocento. Pensate che nell'anno 1800 c'erano 190 milioni circa di cittadini in Europa. Nell'anno 1850, cioè solo 50 anni dopo, ce ne sono 274 milioni. Cioè si passa da 190 milioni nel 1800 a 274 milioni nel 1850. La crescita ovviamente continuerà sempre e arriverà fino a noi. Questo aumento, attenzione, demografico però è diversificato. Come nel Settecento abbiamo visto la Gran Bretagna è lo Stato con un maggiore aumento demografico,
Questo avviene anche nella prima parte dell'Ottocento. Prendiamo per esempio il confronto tra Gran Bretagna e Francia, ok? La Gran Bretagna nel 1800, attenzione, possiede 10,9 milioni di abitanti, mentre la Francia ne possiede molti di più, 26,9. La Francia nei secoli è sempre stato il paese più popolato, nettamente più popolato di Europa. Nel 1910, 110 anni dopo, cosa succede? La Gran Bretagna arriva a 40,8 milioni di abitanti, in 110 anni passa da 10,9 a 40,8, cioè la sua popolazione aumenta del 400%. Invece la Francia da 26,9 passa al 41,5, d'accordo? Cioè aumenta soltanto del 4%, d'accordo? Abbiamo già detto che in Francia, a differenza di altri paesi europei, anche meno industrializzati della Francia, abbiamo una crescita demografica minore nell'Ottocento. La Francia è uno dei paesi che in assoluto in Europa cresce meno per popolazione, dall'inizio alla fine dell'Ottocento. La Gran Bretagna è quella che cresce di più. Quindi abbiamo, se vedete, che il fatto che la Gran Bretagna è sempre stata spopolata rispetto alla Francia nei secoli precedenti. Invece vedete che nel 1910 la popolazione della Gran Bretagna, che era quasi un terzo quella della Francia nel 1800, nel 1910 la popolazione di Gran Bretagna quasi raggiunge la popolazione della Francia, ma persino l'Italia nel 1910, avendo 36 milioni di abitanti, si avvicina alla popolazione della Francia. La Francia si fa nettamente superare, per esempio, dalla popolazione della Germania. Perché questa bassa natalità in Francia? Ci sono diverse ipotesi. Una delle ipotesi prettamente economica dice che la terra è molto frammentata. In Francia c'è un numero enorme di piccoli proprietari terrieri, attenzione, piuttosto poveri, che rischiano di cadere in povertà. Molti di loro non fanno figli, non se la sentono di avere dei figli, perché questo aggraverebbe la loro condizione economica. E molti altri pensano allo stesso motivo del Settecento, ve lo ricordate? C'è un allontanamento della Chiesa cattolica dai valori della Chiesa cattolica, favorito questo allontanamento da anni, da decenni di illuminismo, poi dalla Rivoluzione francese, poi da Napoleone, eccetera. La Chiesa cattolica dice di formare famiglia, di fare molti figli, eccetera, ma la Francia è diventata laica, in parte anticlericale e quindi fa meno figli. Secondo altri ci sarebbe, ricordate, come nel Settecento, un'enorme diffusione dei contraccettivi in Francia, caso unico in Europa, perché negli altri paesi dell'Europa i metodi contraccettivi saranno sempre molto limitati all'interno dell'Ottocento. La popolazione cresce in tutta Europa, però attenzione, la popolazione cresce di più in Inghilterra, molto meno in Francia, quindi dipende da ogni paese. Motivazioni della crescita complessiva della popolazione. C'è l'aumento della produttività agricola, cioè è la rivoluzione industriale stessa che favorisce l'aumento della popolazione, si sta meglio, si guadagna meglio, si mangia anche meglio, poi ci sono le bonifiche delle paludi, d'accordo? Ci sono migliorie dal punto di vista proprio del terreno. C'è lo sviluppo delle grandi vie di comunicazione, quindi gli effetti delle carestie sono annullati, perché anche se il raccolto viene distrutto, non si muore più di fame come nei secoli precedenti, arrivano immediatamente rifornimenti delle derrate alimentari da altre regioni, anche lontane, perché le strade, le vie di comunicazione permettono
permettono questo. In questo senso la carestia, il disastro della patata in Irlanda sarà comunque un'eccezione. Ci sono migliori trasporti che trasportano merci dappertutto, si mangia meglio e quindi quando c'è una migliore alimentazione questa rende più le persone li rende più resistenti alle malattie, soprattutto alle epidemie. Ma attenzione, a differenza di quello che si è detto per la crescita demografica nel Settecento, la crescita demografica nell'Ottocento, anche nella prima metà dell'Ottocento, dipende anche dai progressi della medicina, che nel Settecento erano stati inconsistenti. Nasce la medicina scientifica, la medicina che basa la prognosi, la diagnosi, la terapia su osservazioni empiriche. La medicina si allontana da credenze religiose o soprannaturali, d'accordo? Iniziano le vaccinazioni, la vaccinazione contro il vaiolo fa sì che nel 1840 il vaiolo sia fortemente ridimensionato, addirittura annullato in paesi come l'Inghilterra. Gli ospedali sono più moderni, in passato, fino al Settecento, gli ospedali erano degli ospizi, la radice delle due parole è la stessa, gli ospedali non curavano davvero le malattie, gli ospedali erano come i manicomi o le carceri, servivano in qualche modo per rinchiudere e controllare la popolazione povera e miserevole, che non veniva adeguatamente curata. Invece adesso gli ospedali diventano dei veri e propri luoghi di cura. Certo, negli ospedali vanno solo le classi più povere, però queste classi più povere negli ospedali vengono curate e vengono assistite molto più attentamente, diventano anche questi malati negli ospedali delle classi miserabili, solo i più miseri andavano negli ospedali all'epoca, non è come adesso che ci vanno tutti. Il tirocinio dei medici, l'esperienza dei medici si fa sui malati degli ospedali, d'accordo? Gli ospedali sono più moderni, si impara a disinfettare le ferite, prima questo non si faceva, si capisce che cos'è l'antisepsi, d'accordo? Almeno lavarsi le mani oppure disinfettare. Prima non si faceva prima dell'Ottocento perché i batteri, i microrganismi che venivano visti al telescopio sin dal 1600 non venivano considerati patogeni, causa di morte. Invece adesso nell'Ottocento i progressi della microbiologia individuano proprio nei microscopici batteri, bacilli, le cause di moltissime malattie. Già quando i medici hanno iniziato a lavarsi le mani prima di toccare i pazienti, già un enorme numero percentuale di pazienti in più è sopravvissuto. Poi ci sono anche misure di igiene sociale, d'accordo? Nella seconda metà dell'Ottocento, lo sapete, Koch e Pasteur fonderanno la microbiologia moderna scoprendo moltissimi microrganismi patogeni. Il medico diventa importante nell'Ottocento, il medico ha uno status privilegiato, ha un potere, ha un prestigio, ci si inchina di fronte al medico. Igiene sociale, nascono le prime fognature, le prime disinfestazioni, soprattutto nelle grandi città. D'accordo? Le acque vengono controllate, molto spesso le acque delle fontanelle erano infette, quindi ci sono anche delle misure di miglioramento igienico, sociale. Certo, ci sono malattie che aumentano perché la popolazione invecchia di più, aumentano i decessi per cancro, per malattie all'apparato circolatorio, però comunque la medicina inizia a incidere sull'aumento demografico. Nel 1800 avete visto con questo aumento della popolazione l'urbanizzazione diventa enorme ancor più che nel 1700. Le città diventano enormi e spesso pericolose. Nelle città c'è una nettissima separazione tra i quartieri borghesi dove vivono i ricchi e i quartieri popolari dove vivono i poveri, d'accordo? Però in realtà
È terribile vedere che dove vivono i poveri la mortalità è molto più alta, come abbiamo detto, rispetto ai quartieri ricchi, però in realtà la criminalità riguarda sia i quartieri poveri che i quartieri ricchi. Una città come Londra, la megalopoli più grande d'Europa, nell'Ottocento fa registrare ogni tipo di crimine, anche di crimine violento, ripeto, non solo nei quartieri poveri. Non solo nei quartieri poveri le città sono afflitte da sporcizia, da alcolismo che provoca anche violenza, dalla prostituzione, dalle epidemie del colera, una malattia relativamente nuova che prima dell'Ottocento non c'era. Ci sarà un'enorme in tutta Europa epidemia di colera nel 1832, arriva anche la febbre gialla, un'altra malattia che non c'era. In ogni caso i morti per queste malattie non sono comparabili ai morti che erano causati dalle epidemie dei secoli passati, d'accordo? Ultima cosa, nell'Ottocento, all'inizio dell'Ottocento, la prima metà dell'Ottocento, nasce l'opinione pubblica, sia pure velocemente diciamo qualcosa su questo. L'opinione pubblica, c'è la crescita del pubblico dei lettori, ci sono sempre più giornali, c'è un pubblico che vuole cultura, c'è un pubblico che vuole informazione, quindi consumi culturali e informazione, che non è più la ristretta elite del Settecento. E la borghesia sono anche le classi popolari che in moltissimi paesi d'Europa vanno a scuola perché si affermano le scuole elementari obbligatorie per tutti, anche per le classi popolari, d'accordo? In paesi come la Svezia, nel 1850 c'è solo il 10% dei disoccupati, così come in molti altri paesi, soprattutto del nord Europa. Quindi l'alfabetizzazione fa sì che molti possano leggere, vogliono leggere giornali, vogliono leggere libri, d'accordo? Questo avviene soprattutto, non necessariamente nei paesi più industrializzati. L'enorme consumo di giornali, di libri, l'esplodere dell'editoria, anche popolare, avviene soprattutto in Francia, in Prussia e negli Stati Uniti. A sorpresa avviene meno in Inghilterra. Per opinione pubblica si intende la formazione, la discussione libera di idee, appunto in maniera libera, nella discussione tra la gente, idee che sono senza il controllo dello Stato. C'è l'opinione pubblica, magari pensa male, magari pensa in base alla moda, una parola che si diffonde, in base al conformismo, però comunque l'opinione pubblica veicola delle idee liberamente, non sono necessariamente le idee imposte dalla propaganda, dalla scuola, dalla propaganda dello Stato. Come le merci si scambiano liberamente, anche le idee si scambiano in un libero mercato delle opinioni che non è controllato dallo Stato. Nasce la figura dell'intellettuale moderno che parla, si fa intervistare sui giornali o che scrive dei libri che vengono letti anche dalla classe popolare. La stampa quotidiana diventa molto molto venduta, d'accordo? La stampa quotidiana ti dà notizie in maniera istantanea, velocissima. La stampa quotidiana è connessa anche agli interessi economici perché ti fornisce anche delle informazioni commerciali. Ci sono nuove forme di socialità che non riguardano soltanto un'elite, certo, la bottega del caffè, la public house, il club, il circolo scientifico riguardano un'elite più ricchi, ma anche in ambiente operaio si creano nuove forme di socializzazione, le leghe operaie, le leghe di mutuo soccorso, i circoli operai, le società culturali e ricreative. Si inizia però a riflettere su cosa questo significhi. La moda, scrittori intellettuali intelligentissimi come Leopardi, Balzac o Stendhal, sin dall'inizio del Settecento iniziano a parlare di conformismo, di moda, di massa, la massa indistinta, anonima delle grandi città, sta in mezzo alla gente, però puoi essere solo. Il conformismo, l'omologazione, la folla, la massa,
la moda, d'accordo? Si pensa apparentemente in maniera libera, però in realtà viene condizionati dalla moda. Inizia la riflessione su questo. Ci sono le biblioteche circolanti che permettono anche alle classi popolari di leggere libri senza acquistarli. Le restituisci poi alla biblioteca circolante. Molti di questi romanzi che vengono letti e appassionano anche le classi popolari sono pubblicati a puntate, d'accordo? Soprattutto in Inghilterra, ma non solo. La biblioteca circolante di Manchester viene fondata e mantenuta dagli operai, d'accordo? Anche gli operai vogliono leggere. I giornali spesso sono anche giornali di opposizione, sono giornali democratico-radicali, giornali insurrezionali, giornali operai, giornali socialisti, d'accordo? Giornali che criticano il governo, l'assetto sociale. L'opinione pubblica non riflette più le opinioni del potere, spesso anzi, attraverso questi media, in particolare i giornali, si cerca di ergersi contro il potere, di criticarlo. Ovviamente i liberali vogliono la piena libertà di stampa, perché queste idee se devono circolare devono essere libere, invece i reazionari e i governi assolutisti considerano pericolosa la libertà di stampa. In molti paesi europei nell'Ottocento vi è la censura, vi è la polizia segreta che controlla, d'accordo, e impedisce la piena libertà di stampa. Viene inventata la fotografia, molto importante, dal 1826 al 1839 si perfeziona la fotografia dal 1826 al 1839, che all'inizio si chiamava daguerrotipo, quindi si possono far circolare notizie anche sotto forma di immagini, d'accordo? Non solo le parole, anche le immagini. Le fotografie vengono spesso utilizzate per fare dei ritratti, d'accordo? Non più i pittori che a volte non rendono bene la tua espressione, la fotografia ti dà un ritratto oggettivo. Molti esultano perché la fotografia finalmente è il primo mezzo che riproduce la realtà in maniera obiettiva, e quindi anche molte altre invenzioni. Il telegrafo, dal 32 al 44 viene perfezionato il telegrafo. Il telegrafo permette di far arrivare messaggi in maniera istantanea, velocissima, a distanze anche molto ampie. Lo inventa, o meglio lo perfeziona, Samuel Morse. Infatti sapete che il telegrafo si basa sul cosiddetto alfabeto Morse, una successione precisa di punti e di linee che formano ciascuna lettera. Viene inventato il francobollo, che permette il servizio postale, quindi anche la diffusione di informazioni attraverso le lettere private. Viene inventata la macchina di stampa veloce, i giornali possono essere stampati a basso costo, più velocemente. Gli editori sono imprenditori di libri. Gli imprenditori di libri sono i primi imprenditori moderni di cultura. Vengono stabilite anche le leggi sul copyright, perché ovviamente uno spende, pubblica un libro, poi può essere derubato, copiato da chiunque altro che non paga l'autore, che non paga, e quindi ci sono anche le leggi sul copyright, se no gli editori non sarebbero garantiti. È impressionante il giornalismo americano, che è anche un giornalismo di gossip, che è anche un giornalismo che davvero attacca personaggi importanti, diffama, è veramente libero, forse troppo. Infatti impressionò un personaggio come Tocqueville nel suo famoso viaggio in America. Nel 1847 viene inventata la rotativa. La rotativa permette ancor più ai giornali e ai libri di essere pubblicati velocemente a basso prezzo. I giornali si distaccano dai partiti politici, d'accordo? Pretendono di essere indipendenti. Nasce il giornalismo moderno, il giornalismo che dice di non fare più propaganda, ma di fare informazione, di informazione obiettiva. Nasce il mito
dell'obiettività giornalistica, del giornalista che non ha un partito, il giornalista al di sopra delle parti che vuol far arrivare informazioni oggettive, informazioni vere ai suoi lettori. I giornali dedicano sempre meno spazio alla politica e più alla cronaca, che è appetibile da molti. Ma forse avete capito, spesso i giornali iniziano a vendersi sollecitando i bassi istinti. Nasce la stampa scandalistica che attira lettori grazie ai sentimenti, d'accordo? Colpendoli anche diciamo, negli istinti più bassi. Naturalmente nasce anche l'intellettuale che parla attraverso i giornali, che popolare anche tra le classi popolari attraverso i libri, nasce la figura dell'intellettuale moderno. Ovviamente nel primo Ottocento si diffonde il romanticismo. Per il romanticismo il vero intellettuale qual è? Il vero intellettuale è l'artista, il poeta. Per i romantici il vero intellettuale è l'artista. L'artista non è più uno che ha una qualsivoglia arte, l'artista è qualcosa di specifico, l'artista è il poeta che secondo i romantici deve interpretare, cioè che interpreta i sentimenti profondi, e spesso l'artista è il poeta, il genio creatore. Dai romantici viene caricato del compito di esprimere in qualche modo il sentimento profondo, l'essenza di un intero popolo. Ragazzi, io chiudo qui perché certamente non mi metterò a spiegare il romanticismo. Abbiamo parlato di tante cose che avvengono nella società nella prima metà dell'Ottocento, quindi avete visto queste lezioni sulla rivoluzione industriale, pur essendo presenti nella playlist del Settecento, in realtà hanno sconfinato nell'Ottocento. Per molti aspetti abbiamo parlato dell'economia o della società nella prima metà dell'Ottocento. Spero che queste lezioni sulla rivoluzione industriale che abbiamo visto, abbiamo trattato in molti aspetti, non abbiamo parlato solo delle macchine, eccetera. Spero che queste lezioni abbiano avuto un interesse per voi. Vi ringrazio tutti, dovunque voi siate, con qualunque strumento mi guardiate. Ci vediamo una prossima volta, arrivederci.